Oggi raccontiamo la storia di un amore impossibile tra un pastorello e una ninfa irraggiungibile ancella di Diana. Il tutto ambientato in un mondo arcadico quando i romanzi rosa si scrivevano in versi. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice e in questo canale parliamo di arte, musica e letteratura. E se questi argomenti vi piacciono, assicuratevi di essere iscritti a questo canale, così da non perdere i prossimi video, in modo che potete integrare queste arti nella vostra vita anche mentre fate altro. E oggi oggi raccontiamo La Minta di Torquato Tasso. Aminta, infatti il titolo è Aminta, poi è La Minta perché ci metti l'articolo davanti. Aminta è una favola pastorale di Torquato Tasso. È stata scritta nel 1573 e è stata pubblicata per la prima volta nel 1580, però già il 23 marzo del 1573 è stata rappresentata ed è stata rappresentata sull'isoletta del Belvedere davanti al duca Alfonso II e alla sua corte. La favola pastorale o dramma pastorale è un genere teatrale. È per questo che è stata rappresentata, perché è pensata come un copione teatrale. E la favola pastorale è esattamente quello che dice il nome. Sono queste favole, queste drammatizzazioni ambientate in ambiente arcadico, in un mondo arcadico. Quindi abbiamo questi prati, questi boschi, le selve e i personaggi che si muovono all'interno di questi ambienti sono pastori, ninfe, satiri, dei, semidei e cose di questo genere. E questi drammi pastorali sono scritti in versi e è il caso anche della Minta, che è scritta tutta in endecasillabi e settenari. Per lo più endecasillabi, ci sono anche dei settenari, tutti versi piani. E sono estremamente musicali e nonostante questo, leggendola, si può leggere tranquillamente come se fosse una prosa. E a tutti gli effetti è strutturata come battute di personaggi. Infatti, questa è la mia edizione della Minta, è quella che oggi seguiremo per raccontarla passo passo. E infatti, se si va ad aprire la Minta, per esempio in un punto dove magari c'è uno scambio di... Ecco, qua si vede... Guardo un attimo di lì per vedere se inquadro correttamente. Vabbè, questa è la battuta del personaggio precedente. Qui c'è scritto Aminta. Aminta è il protagonista della favola pastorale, la sua battuta. Poi risponde Tirsi, che è un altro pastore, la sua battuta. E poi risponde il coro e la battuta del coro e così via. Quindi è a tutti gli effetti un copione teatrale in versi che però, come detto, effettivamente lo si può leggere tranquillamente come se fosse una prosa. E come detto, la Minta è estremamente musicale, così tanto che molti studiosi hanno detto che potrebbe già essere un libretto. Il libretto sono i testi d'opera. Quando si guarda un'opera c'è il libretto, cioè tutte le battute in dialogo diretto degli attori e dei cantanti. Ecco, gli studiosi dicono è talmente musicale la Minta che è già un libretto, cioè è già pensata per essere musicata. E tra l'altro la Minta del Tasso non è una favola pastorale, ma è la favola pastorale, perché è quella che, se si vuole, ha fatto un po' da stilema, da esempio per altre favole pastorali. E anche la Minta può essere letta a più livelli. Infatti può essere letta nel livello superficiale, cioè
guardiamo cosa accade, che è quello che faremo noi in questo video, perché come è stato per la vita nuova, noi in questo video ci divertiamo, non facciamo l'esegesi del testo, noi raccontiamo come se fosse un film La Minta, quindi noi ci manteniamo sulla narrazione di superficie, quindi che cosa accade in questo dramma teatrale. Però la Minta può essere letta anche a un livello più profondo, ovvero come una metafora. Infatti la Minta è a tutti gli effetti una metafora della corte estense. Infatti il Tasso era presso la corte estense e lui, scrivendo questo dramma, questo testo, racconta le vicende anche, per lo più amorose, anche della corte estense. Infatti quasi ogni personaggio della Minta nasconde una persona reale appartenente alla corte estense, tra cui il Tasso stesso. E la città che un paio di volte viene citata all'interno della favola, è ovvio, non viene detto, però metaforicamente è la città di Ferrara. E ovviamente tutto l'ambiente è la corte estense, quindi la Minta in realtà è una metafora e tra l'altro queste persone della corte che l'hanno vista rappresentata l'hanno capita questa cosa, in un certo senso si sono rivisti. Però ecco, come detto, noi oggi ci manteniamo nel racconto di superficie, che non è che abbia meno valore, assolutamente. Noi ci manteniamo nel racconto di superficie e quindi noi oggi andremo a raccontare che cosa accade nella Minta. E un'altra cosa è che la Minta è piena di citazioni e imitazioni, ovvero il Tasso cita o imita, tra virgolette, cioè inserisce rielaborando dei passi di altri grandi autori quale Dante, Petrarca, Virgilio, Ovidio e chi più ne ha più ne metta. La Minta è piena di virtuosismi del Tasso, fatti talmente bene che se non lo sai non li vedi, cioè lo sai perché ci sono le note che ti dicono ecco qui è la citazione e ti riporta magari non lo so il verso del Petrarca, il verso di Dante. E allora si capisce, ma se no non lo si vede perché è costruita con un'eleganza e con una finezza poetica incredibili. Quindi, di nuovo, noi oggi non andiamo a fare queste analisi qua, però secondo me è molto interessante sapere questa cosa. La Minta è una favola apparentemente leggera, ma in realtà è metaforica e in realtà ha una costruzione e una sapienza poetiche veramente, veramente notevoli. Ma di che cosa parla la Minta? Come tutte le favole pastorali che si rispettino, la Minta parla di una storia d'amore, la Minta parla d'amore. Tra l'altro nel frontespizio della mia edizione, qui viene chiamata favola boschereccia e i personaggi che si muoveranno sulla scena sono Amore, che in realtà comparirà veramente solo all'inizio della favola, e poi verrà sempre citato ma non comparirà più in persona. Poi ci sono Dafne, una ninfa, Silvia, che è la ninfa amata dal protagonista, Aminta, che è il protagonista, è un pastore, un pastorello ed è colui che è innamorato di Silvia. Tirsi è un altro pastore, poi c'è un satiro, Nerina è una ninfa, Ergasto che è il nunzio, cioè in pratica è un messaggero, è colui che porterà una notizia. Elpino che è un pastore e poi il coro che è il coro della gente, cioè il coro dei pastori. E quindi adesso andiamo a raccontare la Minta passo passo per vedere un po' che cosa succede. Prima di cominciare devo dire una cosa però. La Minta è una favola pastorale e per cui è, come dire, rispetta tutti gli stilemi non solo della favola pastorale ma anche della mitologia greca. Ecco, nella mitologia greca l'abbiamo già visto anche parlando dei dipinti di Botticelli, la primavera, la nascita di Venere, eccetera. Noi vediamo che nella mitologia era cosa normale appropriarsi di una donna e farne la propria moglie. Ecco, questa cosa è una cosa che ritorna come concetto nella Minta.
Dobbiamo vederla in modo critico, chiaramente. È una favola, è stata scritta nel 500, quindi, come dire, la società era anche impostata in un altro modo rispetto alla nostra e fa capo alla mitologia. Perciò è chiaro che alcune cose che dicono i personaggi a noi oggi risultano addirittura un po' disturbanti. Però ecco, lo guardiamo con spirito critico, dopotutto stiamo facendo storia dell'arte, storia della letteratura, quindi dobbiamo guardare questa cosa nel contesto in cui è stata scritta, nel tempo in cui è stata scritta e anche che cosa rappresenta, cioè una cosa francamente mitologica. E vedremo appunto concetti per noi un po' disturbanti come l'idea di obbligare una donna a stare con uomini, oppure l'idea di obbligare una donna a fare determinate scelte, oppure nel rimproverare una donna, e in realtà non solo una donna, perché a un certo punto anche un uomo verrà rimproverato di non accettare chi la ama e così via. Di nuovo, lo guardiamo con spirito critico, anche perché a tutti gli effetti, e lo vedremo, colui che fa violenza è il cattivo della storia, perché il nostro protagonista è un pastore estremamente rispettoso in realtà e infatti, insomma, non per niente è il protagonista, però adesso ovviamente non vi faccio spoiler, non vi dico come va a finire la Minta. Però ecco, ci tenevo a dire questa cosa, può risultare ovviamente un po' strana, a volte magari un po' disturbante per noi oggi sentire determinati ragionamenti che qualche ninfa o qualche pastore fa, però ecco, di nuovo lo guardiamo in modo critico proprio perché stiamo guardando qualcosa di storico e soprattutto qualcosa di mitologico. E detto questo, allora direi che cominciamo a raccontare la Minta del Tasso. E quindi cominciamo dal prologo. In questo video, siccome sono a tutti gli effetti delle battute, io terrò davanti il mio libro per seguire proprio ciò che i personaggi dicono e vado a raccontarlo in italiano moderno, perché chiaramente è scritto in versi e in italiano del 500. Quindi partiamo con il prologo, così come partivano anche le tragedie greche. E in questo prologo parla Amore. Amore che dice, chi mi crederebbe mai che sotto questo travestimento ci sono proprio io, no? Sono proprio io che sono il più potente degli dei. Ecco, praticamente parte Amore che si è confuso tra i pastori. Di nuovo siamo in ambiente arcadico, quindi siamo fra boschi, selve, prati, dove agiscono pastori e ninfe. Quindi Amore si è vestito da pastore per confondersi con le persone e dice chi crederebbe mai che sotto questo travestimento ci sono proprio, travestimento da povero pastorello, ci sono proprio io il più potente degli dei. Perché è il più potente degli dei? Perché dopo Amore va avanti e dice sì, perché io posso far cadere la spada a Marte, far cadere il tridente a Nettuno, far cascare i fulmini a Giove, insomma, Amore signoreggia su tutti, anche sugli dei più potenti, e quindi lui si definisce il più potente degli dei. E poi Amore ci racconta che, come dire, ce l'ha un po' su con sua madre, cioè Venere, perché, dice Amore, sotto queste mentite spoglie mia madre non mi riconoscerà tanto facilmente. Sì, perché sono stato costretto a fuggire da mia madre perché lei vuole disporre delle mie frecce e vuole usarle come vuole lei. E dice, e lei vuole tenermi, citando, tra corone e scettri. Cioè, in pratica, mia madre Venere mi vuole tenere sull'Olimpo e vuole disporre lei delle mie frecce, cioè vuole decidere lei che cosa farne delle mie frecce. Ma io non sono mica un bambino, io sembro un bambino, ma non lo sono tra il più vecchio degli dei, quindi io voglio disporre io delle mie frecce come credo. E quindi, insomma, Amore si è travestito da pastore anche per non farsi trovare da sua madre Venere. Anche perché, dice Amore, l'arco, le frecce, la fiaccola, infatti viene citata una face che è la fiaccola, l'arco, le frecce e la fiaccola li hanno dati a me, mica a mia madre, quindi decido io che cosa ne voglio fare e come li voglio usare.
E poi dice, ecco, quindi io spesso mi nascondo da mia madre e dalle sue insistenze e quindi vado a rifugiarmi nei boschi e tra le case della povera gente, quindi dei pastori. E mia madre mi insegue e chiede alle persone di dirgli dove io sono e gli promette, gli promette di dargli la persona amata. È come se io, dice amore, come se io non potessi fare la stessa cosa. E infatti la gente di solito non dice dove io sono e quindi il più delle volte mia madre mi cerca, ma invano, perché la gente non vuole dire dove sono, quindi tace e mia mamma non sa dove trovarmi. E poi Amore prosegue, il prologo è un grande monologo di amore. E infatti poi Amore prosegue e dice: poi, per evitare che mia madre mi trovi, ho anche deposto tutto quello che mi può rendere riconoscibile, quindi le ali, la faretra e l'arco. Però non sono mica disarmato. Infatti mi sono tenuto la mia fiaccola che l'ho mutata in un bastone. Quindi il bastone che porta Amore in realtà è la sua fiaccola che continua a bruciare di invisibili fiamme, ma nessuno la vede. E inoltre, dice Amore, ho questo dardo che sembra uguale a quello che usano i pastori per la caccia, ma che in realtà è una delle mie frecce e quindi fa nascere l'amore ovunque vada a ferire, quindi a colpire. E poi Amore entra nel vivo della situazione, infatti dice: io con questo dardo, questa è una delle mie frecce camuffate da dardo per la caccia, io voglio puntare una ninfa. Citando, Amore dice: io voglio oggi con questo, sottinteso il dardo, far cupa e immedicabile ferita nel duro sen della più cruda ninfa, ovvero voglio andare a colpire nel cuore questa ninfa crudele, comunque questa ninfa fredda. Crudele nella minta non è inteso come lo intendiamo noi, cioè non crudele nel senso che è una persona che fa del male, ma crudele nel senso di cruda, cioè nel senso di fredda, che non risponde all'amore, ecco. Quindi io oggi voglio andare a colpire al cuore questa ninfa. E chi è questa ninfa? Silvia. E Silvia è una delle ninfe che fa parte del corteo di Diana, della dea Diana. Infatti si credeva che la dea Diana avesse un corteo, quindi una corte, un gruppo di ancelle, di ninfe, che la seguivano e che si dedicavano come lei alla caccia. E una cosa importantissima, perché sarà importantissimo nel racconto, per poter far parte del corteo di Diana, le ninfe, le ancelle, dovevano essere assolutamente vergini, altrimenti non potevano più seguire la dea Diana nelle sue battute di caccia e servire la dea Diana, e questo sarà importantissimo nel racconto. E quindi Amore, insomma, sta mirando questa ninfa e poi dice: ecco, la piaga d'amore che io farò a Silvia non sarà certo minore di quella che feci nel cuore del pastorello Aminta, ormai tanti anni fa. E qui praticamente Amore ci dà già un indizio. Noi a questo punto capiamo che Aminta, questo pastore, è innamorato di Silvia. Perché? Beh, perché è stato Amore stesso a farlo innamorare, e ce lo dice Amore, sì, io ho fatto innamorare Aminta di Silvia tanti anni fa. E poi però dice che però, insomma, Silvia non ricambia Aminta nel suo amore, anche perché Silvia fa parte delle ancelle di Diana e quindi lei è vergine ed è assolutamente orgogliosa. Silvia ci tiene tantissimo a questa cosa, perché la sua scelta di vita è quella di far parte delle ancelle di Diana. E quindi Silvia assolutamente non vuole nessun uomo e di conseguenza non vuole nemmeno Aminta. E allora Amore dice: no, io colpirò Silvia e farò questa piaga d'amore che non sarà certo minore di quella che ho fatto ad Aminta. E per far sì che il mio colpo sia profondo e
insomma che vada a segno molto bene, aspetterò che la pietà sciolga quel gelo che l'onore ha creato attorno al suo cuore. Quindi Silvia vuole essere un'onorevole ancella di Diana, quindi non vuole un uomo con sé, ma dice: amore, io colpirò Silvia lo stesso e lo farò quando il suo cuore sarà reso morbido dalla pietà. E quindi a maggior ragione Amore dice: ho fatto bene a mischiarmi tra i pastori, perché per poter fare tutto questo con agio e comodità, quindi per poter colpire Silvia proprio al momento giusto, io vado a mescolarmi con la folla dei pastori, così fingerò di essere uno di loro e proprio quando sarà giusto io farò il colpo e nessun occhio mortale lo potrà vedere. E poi questi boschi parleranno bene d'amore e allora la gente capirà che io sono qui e proprio io, non i miei servitori. Ispirerò nobili sentimenti in animi vulgari, non in senso negativo, nel senso nei pastori. Raddolcirò parole, eccetera. E poi Amore conclude questo prologo in un modo secondo me bellissimo anche come versi, perché dice: io sono amore e io rendo tutti uguali, non ci sono più i pastori o gli eroi, non importa quanto diverse sono le persone, quanto importante sei, io metto tutti sullo stesso piano. Infatti lui dice: amore, né pastori, non men che negli eroi, è la disuguaglianza dei soggetti come a me piace a guaglio, cioè io metto tutti sullo stesso piano, amore non guarda in faccia a nessuno. E poi dice: e se mia madre, Venere, che andrà in giro a cercarlo, non è d'accordo con questo, è lei in torto, non io. Infatti, qui il prologo si chiude con un verso famosissimo, ovvero: e se mia madre, che si sdegna a vedermi errar fra boschi, cioè mia mamma che non gli va di vedermi girare tra i boschi in mezzo ai pastori, ciò non conosce. E poi il famosissimo verso: è cieca ella e non io, cui cieco a torto, il cieco volgo appella. E qui, terminato il prologo, si apre a tutti gli effetti il dramma vero e proprio, che è suddiviso in atti e ogni atto è suddiviso in scene, che poi ogni atto c'è proprio grosso modo 2 scene, c'è uno che ce n'ha 3, cioè sono atti brevi, comunque la Minta è una favola breve. E quindi atto primo, scena prima. E tutta la prima scena è un dialogo tra Daphne e Silvia. Silvia non è propriamente la protagonista, però è la donna amata dal protagonista, mentre Daphne è un'amica di Silvia, una ninfa anch'ella, e è un po' più grande di età di Silvia e anche lei un tempo faceva parte delle ancelle di Diana. E infatti Daphne parte parlando a Silvia e le dice: ma davvero Silvia vuoi rimanere vergine per tutta la tua giovinezza? Lo sai che facendo così non diventerai mai madre, non avrai mai figli, non ti sentirai mai chiamare mamma e non vedrai mai giocare i tuoi figli attorno a te. Cambia idea, per favore cambia idea. Al che Silvia le risponde: che li seguano gli altri i diletti d'amore, seppure nell'amore c'è qualche diletto. A me piace la mia vita. E il mio divertimento è prendermi cura del mio arco e delle mie frecce. Infatti Silvia è una cacciatrice. E lei poi dice: seguire le belve e atterrarle è il mio divertimento. Finché ci saranno animali da cacciare, finché io avrò saette, dice, quindi frecce nella mia faretra, a me non mancheranno i divertimenti. Anche a questo punto Daphne si inacidisce un po' e gli dice: insipidi di porti veramente, ovvero sono proprio divertimenti insipidi i tuoi. E proprio insipida è la tua vita, le dice anche. Ti piace solo perché non hai provato l'altra. Quindi Daphne le dice: a te piace cacciare, a te ti sembra che ti piace la tua vita solo perché non hai provato l'amore, se no ti piacerebbe l'altra. E infatti poi Daphne fa una metafora e dice: era così anche durante l'era primitiva dell'umanità,
Gli uomini bevevano l'acqua e mangiavano le ghiande e pensavano che quelli fossero cibi prelibati. Ma poi abbiamo scoperto l'uva e il vino e adesso le ghiande le diamo agli animali. E così tu, se almeno una volta gustassi il piacere di amare ed essere amata, vedrai come ti renderesti conto che stai sprecando il tuo tempo e allora ti pentiresti di aver passato questi giorni e queste notti da sola. Cambia opinione, cangia consiglio, pazzarella che sei. Daphne chiude le sue battute con questo ritornello. E Silvia in sostanza gli risponde sì, come no. Perché Silvia gli risponde: quando io ti dirò qualcosa del genere, cioè quando tu mi sentirai dire qualcosa del genere, che sono pentita, eccetera, i fiumi torneranno verso le fonti, e i lupi fuggiranno dagli agnelli, e i cani da caccia fuggiranno dalle lepri, e gli orsi staranno in mare, i delfini in montagna, e insomma mai. Mai, perché è evidente che Silvia ha le idee piuttosto chiare di quello che vuol fare nella sua vita. Ma Daphne non ce la può fare e Daphne non ce la farà per tutta la storia, perché lei ha le sue opinioni e le deve imporre agli altri. E infatti Daphne le risponde: ma io conosco la ritrosa fanciullezza, cioè in sostanza ero così anch'io, e io conosco quando si è giovanette e si è così ritrose, perché quello che tu sei io fui. Infatti io avevo i capelli biondi e avevo il viso così bello, la bocca rosea e le guance piene e delicate, e il mio sommo piacere era tender le reti, cioè cacciare, proprio perché anche Daphne era un'ancella di Diana. E insomma qui fa tutte delle metafore, racconta un po' della caccia e dice: il mio sommo piacere era la caccia. E se qualche volta un innamorato mi guardava, io chinavo gli occhi piena di vergogna, perché mi era sgradita la mia bellezza e non mi piaceva di piacere. Ma cosa non può fare un amante devoto che implora e supplica? Io ne fui vinta. E le armi del vincitore furono l'umiltà, la sofferenza, i pianti, i sospiri e il domandare pietà. Quindi in pratica Daphne aveva un innamorato che le domandava assolutamente il suo amore, si disperava e quindi lei si è impietosita e alla fine ha dato retta a questo amante. E poi Daphne dice: una breve notte mi ha mostrato tutto quello che i lunghi giorni non mi avevano mai mostrato. E quindi qui capiamo che Daphne era un'ancella di Diana, era quindi vergine anche lei fino a quando ha ceduto alle lusinghe di un amante. E chiaramente dopo aver passato una notte con un amante, con un uomo, lei non poteva più fare parte delle ancelle di Diana e quindi è rimasta fuori dal gruppo della dea. Però a quanto pare ha trovato l'amore e quindi lei è assolutamente convinta che anche Silvia debba fare la stessa cosa. E infatti Daphne lo dice proprio di avere reso le armi a Diana dopo aver passato la notte con il suo amante. Infatti Daphne dice: dissi sospirando: eccoti Cinzia, il corno, eccoti l'arco, ch'io rinunzio i tuoi strali e la tua vita. Cinzia è la dea Diana, infatti in nota ci viene spiegato Diana chiamata Cinzia dal monte Cinto nell'isola di Delo dove la dea era nata, quindi Cinzia è la dea Diana e in tutte le volte che verrà nominata nella Minta verrà sempre chiamata Cinzia. Quindi Daphne rende a Cinzia, quindi rende a Diana l'arco e gli strali, perché lei non può più fare parte delle vergini ancelle di Diana. E quindi Daphne ci racconta questa cosa e poi dice a Silvia: spero di vedere che anche Aminta, il pastorello che è tanto innamorato di te, riesca a fare breccia nel tuo cuore duro. Perché non ami anche tu Aminta? Non è bello? Non ti ama? Ti tradisce? È meno nobile di te? Nobile proprio come schiatta. Infatti dopo Daphne prosegue e dice: sì, tu sei la figlia di Cidippe, che praticamente era il figlio del fiume Po.
Però lui, cioè Aminta, è il figlio di Silvano, a sua volta figlio del dio Pan, quindi insomma come schiatta più o meno ci siamo. E guarda, la rimprovera Daphne, guarda che Amarilli, la ninfa Amarilli, non è mica meno bella di te, perché Amarilli a quanto pare stava dietro ad Aminta. E dice guarda che Amarilli non è mica meno bella di te, eppure Aminta sta dietro a te e alle tue insofferenze. Ora immagina se a un certo punto Aminta dovesse stancarsi e rivolgersi ad Amarilli, a cui lui piace tanto, tu come ti sentiresti? Al che Silvia risponde: ma Aminta faccia quello che vuole e quello che a lui piace. A me sostanzialmente non mi importa. Aminta può essere di chi vuole, ma non può essere mio. Perché lui a me non piace, perché io lui non lo voglio. Daphne, ma da dove viene il tuo odio? Silvia, dall'amore di Aminta. Daphne, proprio un brutto figlio questo odio di un padre così piacevole come l'amore. Silvia, io non sopporto il suo amore perché lui non sopporta il mio onore e la mia verginità. A me Aminta sostanzialmente andava bene fino a che la nostra era amicizia. Daphne, tu volevi la semplice amicizia, ma lui voleva un amore completo. Silvia, va bene Daphne, adesso basta però, se vuoi che parliamo ancora, parliamo d'altro. Daphne, guarda che modi, guarda che maniere. Daphne non accetta niente. Guarda che maniere, almeno rispondimi a questa domanda. Se qualcun altro ti amasse, tu gradiresti il suo amore oppure no? Silvia risponde: io non gradirei nessun amante, perché un amante sarebbe un insidiator, attenterebbe alla mia verginità, ciascuno insidiator di mia verginitate. Un uomo attenta alla mia verginità, ma io voglio restare vergine perché voglio fare l'ancella di Diana e quindi non voglio nessun amante. Per me un uomo che insidia la mia verginità è un nemico. E a questo punto Daphne parte con un pippone epocale. Perché? A questo punto parte dicendo: ma allora tu pensi che... E qui Daphne parte. Tu pensi che il montone sia nemico dell'agnella, cioè il montone sia nemico della pecora, perché siccome Silvia ha detto io voglio fare l'ancella di Diana, quindi non voglio nessun uomo, perché sennò attenta alla mia verginità e quindi è un nemico perché mi impedisce di fare ciò che io voglio della mia vita. Ecco, no, questa storia del nemico fa partire Daphne. Allora, tu pensi che il montone sia il nemico della pecora, che il toro sia il nemico della vacca, che il piccione, qui parla di tortore e tortorella, diciamo il piccione, sia il nemico della tortorella. Ma allora tu pensi che la primavera, che è la stagione degli amori, in realtà sia la stagione dei nemici e dell'ira. Ma insomma, tutti, anche gli animali, il colombo, l'usignolo, pure la biscia, insomma ne cita un po', vanno dal compagno, le tigri, i leoni, le serpi, e insomma non la finisce più. E a un certo punto arriva a dire, scostumata, che tu sei meno di tutte di tutti questi animali, sei meno pure degli alberi, no? Perché a un certo punto comincia a parlare della vigna e dell'albero che cerca il compagno, e insomma, e tu sei pure meno degli alberi, e insomma le tira un pippone terribile, cioè 2 pagine, le tira un pippone di 2 pagine. Perché insomma Daphne non riesce ad accettare questo fatto che Silvia faccia una scelta diversa da quella che alla fine aveva fatto lei, Daphne. A parte che questa povera cristiana, sta povera pagana di Silvia proprio non la riesce a fare la sua scelta, perché tutti le devono far cambiare opinione, e Daphne è una estremamente convinta.
che qui apro una parentesi così per fare una battuta. Daphne è talmente insistente in tutta la storia che viene quasi il dubbio che lei si sia pentita di essere uscita dal gruppo, perché si comporta in un modo talmente aggressivo che viene il dubbio che lei insomma si sia quasi pentita di aver lasciato il gruppo delle ancelle di Diana, ma evidentemente in realtà nella storia no, non è così. In realtà nella storia Daphne sarebbe l'amica saggia. Però insomma a Daphne questa scelta di Silvia non va giù e infatti è partita col pippone di 2 pagine. Al che Silvia, come darle torto, al che le risponde: sai che c'è? Quando sentirò le piante sospirare, ecco allora farò l'amante anch'io. E Daphne ovviamente si arrabbia ancora di più, perché tu ti prendi gioco di quello che dico io e dei miei fidi consigli, sei sorda e sciocca e insomma va bene. E a un certo punto va avanti a tirare ancora un po' di pippone, però a un certo punto Daphne dice: non ricordi quello che raccontava l'altro ieri Elpino alla bella Licori? E qui una piccola curiosità, come detto, di nuovo noi non facciamo l'analisi del testo profonda, eccetera, però un paio di curiosità ogni tanto secondo me sono carine da sapere. Dietro le figure di Elpino e della ninfa Licori si nascondono 2 figure, 2 persone realmente esistenti nella corte estense e per la precisione dietro Licori si nasconde Lucrezia Bendidio, mentre dietro Elpino il poeta e letterato Giambattista Nicolucci, detto il Pigna. E praticamente nella realtà il Pigna era innamorato di Lucrezia. Tra l'altro anche il Tasso era stato innamorato di Lucrezia e infatti più avanti comparirà un pastore di nome Tirsi, dietro il quale si nasconde proprio il Tasso e lo vedremo chiacchierare con Daphne e dire che anche lui si era innamorato a un certo punto di Licori, proprio perché dietro questi personaggi si nascondono queste persone reali della corte estense. Comunque adesso noi torniamo e facciamo finta di niente e insomma torniamo tra ninfe e pastori. E infatti Elpino è innamorato di Licori e Daphne dice: Licori ha un così grande potere su Elpino, però il canto di Elpino non ha un così grande potere su di lei. Il canto nel senso la poesia, quindi in ambiente arcadico i pastori cantano accompagnandosi con la sampogna, la zampogna, che è una metafora per dire che i poeti scrivono poesie, quindi cantano in quel senso. E infatti Elpino canta per Licori proprio perché il Pigna scriveva poesie per Lucrezia. Però a quanto pare sto canto su di lei non è che abbia tutto questo effetto, perché purtroppo lei non lo ricambia. E poi va bene, qui saltiamo perché Daphne comincia a citare personaggi, luoghi, metaforici, persone esistenti. L'unica curiosità è che qui ella raccontava udendo Batto e Tirsi. Daphne cita Batto. Ecco, dietro Batto, che è un personaggio che non ritornerà, si cela Giovan Battista Guarini, cioè l'autore del Pastor Fido. Eccolo qui il Pastor Fido, che è una favola pastorale scritta su imitazione in onore, per così dire, della Minta. Quindi questa è una piccola curiosità. Poi va bene, ancora vengono citate metaforicamente la corte di Ferrara, l'Ariosto, il Tasso, ok, beh insomma in buona sostanza tra tutte queste citazioni dotte, Dante compreso, in buona sostanza Daphne fa il papocchio a Silvia e la minaccia delle peggiori sorti perché sta rifiutando l'amore di Aminta. Al che insomma Daphne in tutto questo papocchio diceva il Pino canta per Licori, una cosa e quell'altra, e Silvia fa la domanda che probabilmente avremmo fatto tutti perché gli chiede: ma allora cosa ha fatto Licori? Si è innamorata di lui? Al che secondo me Daphne palesemente non vuole rispondere perché gli risponde: tu non pensi ai tuoi affari ma vuoi farti gli affari degli altri. Che risposta è? Però dopo Daphne dice: e comunque Licori gli ha risposto con gli occhi. Al che Silvia le dice: in che senso gli ha risposto con gli occhi? E Daphne le spiega
che Licori non ricambia, non può ricambiare il Pino perché non lo ama, però gli ha risposto con sguardi pietosi, di pietà. E in questo senso Daphne spiega che il Pino in sostanza deve accontentarsi di questa cosa, cioè siccome la donna che ami ti ha dato lo sguardo che tu le chiedevi, non le puoi chiedere nient'altro, perché lei non può darti di più, perché non è innamorata di te. E questa cosa deve bastare all'innamorato. E qui io direi che rivediamo un po' il concetto dell'amore, che non si può neanche definire platonico, ma è proprio un amore mistico che abbiamo trovato ad altissimi livelli nella vita nuova di Dante. Al che in sostanza Silvia le risponde un qualcosa che potremmo circa tradurre come "e lui se lo fa bastare", diciamo che per come abbiamo impostato la spiegazione potrebbe essere così quello che chiede Silvia. E Daphne si mette a raccontare, in sostanza dice di sì, e si mette a raccontare anche di Tirsi. Tirsi che è un pastore che arriverà a breve e che è in sostanza la metafora del tasso, cioè l'alter ego del tasso. E Daphne dice, non sai che cosa fece Tirsi. Tirsi aveva scritto per Licori quando ardeva d'amore e si comportava in un modo tale che pastori e ninfe ridevano di lui ma piangevano anche per pietà. Perché Tirsi aveva questi comportamenti, perché era folle per il suo amore non corrisposto. E Tirsi incise il suo amore, inteso i suoi versi, in 1000 piante. E qui, tra l'altro, Daphne cita 3 versi che il Tasso aveva proprio scritto per Lucrezia. Ma adesso non vado a leggerli, sennò viene lunga, però comunque Daphne cita effettivamente 3 versi del Tasso. Al che Silvia ascolta tutto e poi dice, va bene, in sostanza però io sto perdendo tempo, perché sto perdendo tempo parlando, ragionando, ma mi stavo dimenticando che oggi è il giorno in cui dobbiamo andare a caccia nell'Eliceto. Allora, Daphne, se ti va, aspettami, che io prima vado a lavarmi alla solita fonte, dove ero ieri inseguendo una damma veloce, cioè una daina, e che poi sono riuscita a raggiungere e ad abbattere. E Daphne le risponde, aspetterotti, quindi va bene, ti aspetterò e forse anche io mi laverò nella fonte. Però prima voglio andare a casa perché si è fatto tardi. Tu intanto vai pure e aspettami che ti raggiungerò. E intanto, perché poi ovviamente Daphne non molla, intanto pensa a quello che vuoi, alle fonti, alla caccia, ma come dire, devi persuaderti che l'amore è inevitabile e devi ascoltare chi è più saggio di te. Sottinteso, lei, Daphne. E qui si chiude la prima scena e si apre la seconda, che è tutto un dialogo tra Aminta e Tirsi, ovvero tra il nostro protagonista e il pastore Tirsi, quello che sarebbe l'alter ego del Tasso, che è anche in questo caso un po' più grande di età di Aminta ed è sostanzialmente un suo amico, una sorta, se vogliamo, di consigliere, ma sì, è un amico in buona sostanza. E la scena si apre proprio con Aminta che parla al suo amico e dice: insomma, mi hanno visto piangere i sassi, le onde inteso i fiumi, le acque, le fronde, quindi gli alberi, e tutti questi hanno mostrato pietà al mio pianto, ma non la mia ninfa. Lei proprio non mostra alcuna pietà di questo mio sentimento. E Tirsi gli risponde, in un certo senso un po' dandogli ragione, l'agnello si nutre d'erba, il lupo si nutre mangiando gli agnelli, ma amore è così crudele che si nutre solo di lacrime e non è mai sazio, quindi amore fa piangere, crea dolore. E Aminta risponde a Tirsi, ma guarda, ormai amore si è ben saziato del mio dolore, adesso ha sete del mio sangue. Ecco, io voglio che lui e questa donna crudele, quindi e la ninfa,
bevano il mio sangue con gli occhi. Qui praticamente si apre il grande tema che guiderà la Minta inteso come storia, perché Aminta, il personaggio, vuole togliersi la vita per via del fatto che la sua ninfa non lo corrisponde. Quindi lui è arrivato al punto di dire: no, no, io ormai ho pianto tutte le lacrime che potevo piangere, quindi adesso amore vuole il mio sangue, quindi io adesso mi voglio togliere la vita per questa ninfa. Al che Tirsi gli risponde: ma Minta, cosa dici? Che vaneggi? In buona sostanza gli dice: vedrai che se questa ragazza non ti vuole ne trovi un'altra, giustamente. E Aminta risponde: ahimè, ma se io stesso mi sono perduto, come posso trovare qualcuno che mi piaccia? E Tirsi: non disperare, vedrai che riuscirai a conquistare Silvia. Il tempo e l'esperienza insegnano agli uomini anche a domare tigri e leoni più feroci. E Aminta risponde: sì, ma un infelice non può aspettare per troppo tempo prima di togliersi la vita. Tirsi: ma dai, aspetta ancora un po'. Le donne si arrabbiano in breve, ma si calmano anche in breve. Sono mutabili per natura. Sì, l'ho detto, c'è dentro un po' di... va bene, c'è dentro un po' della visione della donna non buona, però è anche il 1500 ed è anche una favola pastorale mitologica. Quindi lui dice: ma le donne sono come le fronde degli alberi, come le spighe di grano, beh, insomma, così così. E poi però dice Tirsi: ma dimmi di più, perché mi hai detto più volte di essere innamorato, ma non mi hai mai detto di chi. Siccome sono tuo amico, poetiamo entrambi, quindi entrambi scrivono poesie, dimmi chi è questa donna. E Aminta allora risponde: oh, sono ben contento, io sono contento, sono ben contento, Tirsi, di dirti quello che i fiumi e i monti sanno, ma che nessun altro uomo sa. Io voglio togliermi la vita e quindi ha senso che io dica a qualcuno il perché voglio morire, così che questa persona lo sappia e lo possa anche poi eventualmente dire. Dice: incidere il suo nome nella corteggia del faggio dove sarà sepolto il suo corpo. Così poi dice Aminta, così che magari lei, questa ninfa crudele, possa dire: ho trionfato, possa dire di aver vinto quando passerà vicino alle mie ossa. Un po' drama queen Aminta. E poi dice: un giorno magari spero che potrà piangermi per pietà. Al che Tirsi gli risponde: io ben t'ascolto, però non per narrare la tua morte, però per vedere se ti posso dare una mano. E Aminta parte a raccontare, dice: ero un fanciulletto così piccolo che con la manina non riuscivo a raccogliere i frutti dai rami, eccetera, quando divenni amico di questa vaga e cara verginella dai capelli d'oro. La conosci? È la figlia di Cidippe di Montano e è Silvia, onor delle selve, ardor dell'alme. La conosci? Ecco, io parlo di lei. E eravamo molto vicini da bambini, che due tortorelle non si facevano più fidata compagnia che noi. Eravamo anche vicini di casa, eravamo vicini come età e anche come passatempi, come pensiero. Infatti ci dedicavamo alla caccia. In buona sostanza la caccia era il nostro diletto comune. Ma mentre io inseguivo prede, divenni io stesso una preda. Infatti, a poco, non so perché né come, cominciai a voler essere sempre di più accanto a Silvia e bevevo dai suoi sguardi qualcosa di dolce che era anche un po' amaro e sospiravo spesso, anche se non sapevo perché. E così fui innamorato di lei ancora prima di sapere cosa fosse amore. Tirsi fa un cenno d'assenso e Aminta continua. Ma un giorno io, Silvia e Filli, un'altra ninfa, sedevamo presso un faggio
A un certo punto, racconta Minta, c'era un'ape che girava attorno e, vedendo Filly così bella, così rosea, pensò che fosse un fiore e quindi le si posò sul viso e le punse un labbro. Quando l'ape si è accorta che Filly non era un fiore, la punta e se n'è andata. E allora Filly ha cominciato a lamentarsi per il dolore della puntura dell'ape, al che Silvia le disse: non ti lamentare Filly, perché adesso ci penso io, adesso te lo tolgo io il dolore. E allora Aminta racconta che Silvia si era avvicinata al viso di Filly, avvicinando le sue labbra a quelle di Filly, e aveva sussurrato qualcosa che erano probabilmente delle formule magiche. E a quel punto a Filly era passato il dolore della puntura dell'ape. Però chiaramente in quel momento Aminta comincia a desiderare di baciare Silvia. E allora mi feci furbo, no? Pensa Aminta, e mi misi anch'io a fare finta di essere stato punto sul labbro dall'ape. E Silvia, semplicetta, mi ha creduto. E quindi ha fatto la stessa cosa che ha fatto con Filly. Si è avvicinata e ha cominciato a bisbigliare la formula magica. E quindi Aminta si trova bocca a bocca con Silvia e cioè, praticamente lui prova a baciarsela un pochino. E siccome lui chiaramente non era stato morso dall'ape, quindi lei era lì che diceva le formule magiche e lui era lì che continuava a dire no, ma a me fa male. Perché in maniera che questa cosa andava avanti. Vera racconta questa cosa. E poi più avanti dice, da lì poi il mio amore diventò così grande, insomma non riuscivo più a contenerlo. Un giorno poi sedevamo in cerchio, ninfe e pastori, facendo il gioco del segreto. Quindi a turno dovevamo sussurrarci nell'orecchio un segreto. E allora io fu lì che confessai a Silvia il mio amore. Ma in quel momento Silvia divenne tutta rossa, chinò il volto e diede segno di vergogna e di disagio. Non mi rispose, non mi disse niente, c'era solo silenzio. Poi si allontanò e non volle più né vedermi né parlarmi. Da allora sono passati 3 anni e io ho provato di tutto per farmi passare questo amore, tutto tranne la morte. Quindi adesso mi resta solo di togliermi la vita per placare il mio amore. E lo faccio volentieri e non so dirti se io desidero che lei se ne compiaccia o se ne dispiaccia, perché se lei provasse dolore per la mia morte io ne avrei ricompensa, però io non voglio, Aminta dice, io non voglio desiderare niente che faccia del male a Silvia, ovviamente perché lui la ama e quindi chiaramente non vuole in alcun modo il male di lei. Tirsi, dopo aver ascoltato tutto il racconto di Aminta, dice: beh, ma è possibile però che lei si innamori di te se ti sentisse parlare così? E Aminta risponde: non lo so, ma non credo. E poi dice: fugge i miei detti come l'aspe l'incanto. Qui si rifanno a una credenza popolare dove si credeva che delle formule magiche potessero scacciare gli aspidi, l'aspe. Quindi fugge i miei detti, cioè lei scappa dalle mie parole come scapperebbero gli aspidi dalle formule magiche. Al che Tirsi gli dice: guarda, adesso che ti sei confidato, però mi hai dato il coraggio per fare sì che io ti aiuti a far sì che lei ti ascolti. E Aminta risponde: guarda, non otterrai niente, fai pure, ma non otterrai niente. E Tirsi gli dice allora: ma come mai sei così pessimista? E Aminta risponde: beh, ma io ho ragione, ho giusta cagione del mio disperare, cioè io ho ragione di essere pessimista, perché il saggio Mopso mi ha predetto la sorte crudele. Sai, Mopso, quello che intende il parlare degli uccelli e conosce le virtù delle erbe e delle acque. A che Tirsi gli risponde: di che Mopso parli?
di quello che dice sempre paroline dolci con questo amichevole sorriso, ma poi ha l'inganno nel cuore e il coltello sempre a portata di mano sotto il mantello? Cerca di stare su, perché quel tizio vende sempre con superbia i suoi pronostici infelici ai creduloni. E anzi, per esperienza ti dico che proprio perché Mopso ti ha detto così, verosimilmente va al contrario. E Aminta ci rimane un po' e gli dice: Ma puoi dirmi qualcosa di più? Puoi dirmi qualcosa che mi conforti? Dimmelo. E qui c'è un lungo monologo di Tirsi che adesso saltiamo, diciamo solo in linea di massima cosa dice Tirsi perché è davvero lungo, cioè parliamo di una, due, tre e quasi 4 pagine, quindi saltando, però diciamo che è interessante, questo è curioso perché Tirsi si mette a raccontare ad Aminta di quando Mopso gli aveva fatto un pronostico negativo. In sostanza Tirsi dice: io dovevo andare in quella città che sta sul fiume. In questa città che sta sul fiume, nella Minta, sarebbe la metafora di Ferrara, quindi per esteso della corte estense. E Tirsi, che sarebbe il tasso, dice: io dovevo andare in questa città, ma Mopso mi disse: ah, non devi andare perché là ci troverai le streghe, ci troverai cose terribili, mobili che parlano, e insomma gli fa tutto una cosa spaventosa. Tirsi poi ci va comunque in questa città e dice invece che ha visto cose bellissime, tra l'altro cita senza citarlo il duca Alfonso d'Este, dice di aver visto anche il Pino, lì il famoso il Pigna, che era un letterato della corte estense, insomma dice varie cose, ma la cosa curiosa è che dietro la figura di Mopso, perché poi la domanda è: va bene, ma questo menagramo chi è? Questo celerebbe la figura di Speroni degli Alvarotti. E chi era questo? Era un tizio che aveva praticamente censurato la Gerusalemme liberata del Tasso. Quindi Tasso ce l'aveva ancora qui e allora praticamente fa come Dante, lo mette un po' all'inferno e quindi mette la metafora, mette l'alter ego di questa persona come menagramo all'interno del mondo pastorale. E quindi insomma Tirsi racconta tutta questa cosa e dice: ok, ascolta, non farci caso, perché anzi a maggior ragione se quello ti dice bianco accade nero. Tranquillo. E infatti Aminta dice: ah beh, mi hai sollevato, allora ti affido la cura del mio restare in vita. E Tirsi dice: sì sì, ne avrò cura, fatti trovare qui tra mezz'ora. E qui si chiude il primo atto, entra in scena il coro che canta in sostanza dei versi sull'età dell'oro, e anche qui si legge un famosissimo verso: se piace e lice, cioè ciò che piace è lecito. E il pezzo è abbastanza lungo, però in buona sostanza è il coro che canta in onore dell'età dell'oro. E con questo abbiamo concluso il primo atto, che era in un certo senso il nocciolo duro per capire la questione, e quindi l'abbiamo fatto proprio passo passo, perché ovviamente nei discorsi tra Daphne e Silvia e nei discorsi, nei dialoghi tra Tirsi e Aminta abbiamo capito tutta la situazione e abbiamo capito anche in retroscena tutta la storia e come abbiamo fatto ad arrivare qui. Da adesso quindi parte nel modo vero e proprio l'azione. E adesso si apre il secondo atto e qui possiamo a questo punto anche seguire il racconto in modo un pochino più snello, anche un pochino più rapido, proprio perché abbiamo fatto un quadro generale di che cosa è accaduto fin qui, quindi perché siamo al punto dove siamo, adesso lo sappiamo e quindi adesso parte l'azione. E nella prima scena vediamo un satiro. Questo satiro è innamorato di Silvia e si fa un sacco di film mentali, perché anche lui ha provato ad avvicinarsi a Silvia, ma ovviamente Silvia non lo vuole, perché lo sappiamo, Silvia ha fatto una scelta di vita e quindi lei non vuole un compagno, chi che sia, giusto?
Nella testa del satiro è sbagliata questa cosa. Infatti lui parte prima facendo tutta una cosa sull'amore, dicendo che l'amore fa ferite e che l'amore è crudele, però anche Silvia è crudele, e allora lui dice si chiama Silvia proprio perché è crudele, perché il nome Silvia significa delle selve, dei boschi, e quindi lui collega questa cosa agli animali selvatici che non si fanno prendere, e tutto così. E a un certo punto il satiro parte, perché comincia a dire, io non capisco in sostanza perché Silvia non mi vuole. Io le regalo fiori, ma lei non li vuole, perché di sicuro il suo viso è più bello dei fiori. Io le regalo i frutti, ma lei non li vuole, perché sicuramente i suoi seni sono più belli dei frutti. Poi le offro il miele, ma lei non lo vuole, perché di certo la sua voce è più dolce del miele. Allora io le offro me stesso, ma lei non mi vuole. E allora lui a questo punto comincia a fare ragionamenti strani. Dice non mi vuole perché sono brutto, ma in fondo non sono brutto. Parentesi, i satiri sono quelli, sono i fauni, quindi quelli con le zampe da capra, eccetera, ma il punto è che il satiro dice forse è perché sono brutto, ma in realtà non sono così brutto. Poi guarda, i miei muscoli sono virile e poi ti posso proteggere, io combatterei per te, ti proteggerei dagli orsi. E poi allora perché non mi vuoi? Io sono al tuo servizio. E poi è fantastico perché il satiro arriva a dire: ah sì, Silvia non mi vuole perché io sono povero. Perché infatti il satiro, parliamo del 500, il satiro dice che l'amore si compra, ci vuole l'oro, questa è l'età dell'oro, nel senso che ci vuole l'oro per comprare tutto, anche l'amore. E quindi Silvia non mi vuole perché sono povero. Satiro. Silvia non ti vuole perché ha fatto una scelta di vita, non c'entra che sei brutto, che sei bello, che sei povero, che sei ricco, c'entra il fatto che questa poverina vorrebbe farsi la sua vita. Lei ha scelto di essere un'ancella di Diana e le ancelle di Diana devono rimanere vergini. Lei vuole fare quello, quindi lei non vuole un uomo. Ma questa cosa non passa proprio, e non passa al satiro, che ragiona così. E questa cosa gli fa nascere un'enorme rabbia dentro. E infatti il satiro, convinto che Silvia non lo voglia perché lui è povero, o è brutto, ma per lo più perché lui è povero, comincia ad avere questa rabbia verso Silvia, senza rendersi conto che Silvia non vuole nessuno semplicemente perché ha fatto una scelta di vita. E quindi lui dice: lei non mi vuole, allora io me la prendo con la forza. E sì, il satiro intende esattamente quello che tutti abbiamo capito, e infatti lo farà, o comunque ci proverà a farlo. E tra l'altro lui si giustifica, ma letteralmente è scritto, lui si giustifica dicendo: siccome lei usa la bellezza come un'arma, perché nella sua testa malata lei, siccome è bella, in sostanza è come se facesse un torto a lui, siccome lei è bella e lui si è innamorato, allora è colpa di lei. E quindi nella sua testa la sua bellezza è un'arma, e quindi se lei usa in qualunque modo sia intesa questa cosa, usa la sua bellezza, cioè semplicemente per il fatto che lei è bella, nella testa del satiro lei sta usando la sua bellezza, allora dice il satiro: io userò le mie armi, ovvero la violenza. E il satiro vuole fare esattamente questo, e a un certo punto il satiro chiude il suo monologo dicendo: pianga e sospiri pure, usi ogni sforzo di pietà, di bellezza, che, s'io posso questa mano ravvoglierle nel crine, e poi dice, indi non partirà, cioè non potrà andarsene, non potrà liberarsi, e poi dice, ch'io pria non tinga l'armi mie per vendetta nel suo sangue. Questa cosa si può leggere in due modi. È evidente leggendolo, e poi ne ho trovata conferma nelle note, sì, è leggibile in due modi. Allora, letteralmente significa non potrà andarsene prima che io non abbia intinto, quindi affondato, le mie armi nel suo sangue per vendetta, cioè in buona sostanza il satiro vuole fare vendetta del fatto che lui si è innamorato di lei ma lei non lo corrisponde.
Questa cosa può essere letta, queste parole del satiro possono essere lette in due modi, o in modo metaforico, intingere le armi nel suo sangue vuol dire, non so come dire, dopo lo censurerò, stuprarla, quindi l'arma in quel senso sarebbe il fallo che viene intinto, quindi viene affondato nel sangue, cioè nelle carni di Silvia. Quindi può essere letto in questo modo, che è un modo figurato, oppure in modo proprio, cioè il satiro dice, perché lo dice prima che vuole farle violenza, e poi potrebbe dire in modo proprio pugnalarla in sostanza, quindi intingere, cioè affondare le mie armi in senso proprio, quindi coltelli, frecce e quant'altro, nel suo sangue letteralmente. Quindi queste frasi del satiro possono essere lette in due modi, o come violenza sessuale, perché è ciò di cui ha parlato finora il satiro, oppure come omicidio e quindi dopo averle fatto violenza la ucciderò. Però insomma il satiro ha in mente di fare esattamente questo. La prima scena quindi è tutta del satiro. Si chiude e si apre la seconda scena, che è in sostanza un dialogo tra Daphne e Tirsi, che vogliono a tutti i costi far finire a tarallucci e vino la coppia Silvia e Aminta. Daphne e Tirsi infatti parlano e da come parte il dialogo si capisce che questi si conoscono già e si erano anche già parlati. E infatti Daphne parte dicendo sì ma io mi ero accorta che Aminta fosse innamorato di Silvia, io ci ho provato a far cambiare idea a Silvia ma non ci riesco. E poi Daphne dice, Silvia non si rende conto di quanto è bella e quindi non si rende conto che la sua bellezza può fare innamorare. Al che Tirsi le risponde, ma quale ragazza non sa questa cosa? E Daphne dice, ma insomma non è detto, dopotutto chi è che glielo insegna, no, alle fanciulle a fare innamorare? Al che Tirsi in sostanza comincia a lanciare le frecciatine a Daphne dicendogli, chi è che lo insegna? Chi è che lo insegna? E Daphne poi gli dice allora che fuori il nome, chi è che lo insegna? E Tirsi gli risponde, Daphne, si chiama Daphne il maestro. E qui è fortissimo perché Daphne gli risponde letteralmente lingua bugiarda, che secondo me in italiano moderno si potrebbe tradurre come palle. E Tirsi la continua a punzecchiare, le dice, perché non sei tu forse quella deputata a fare da maestra alle fanciulle? Comunque poi Tirsi dice, ma sai, alla fine è natura stessa che lo fa perché le fanciulle sono belle, quindi fanno innamorare per natura. E Daphne qui gli risponde, insomma, tu sei goffo insieme e tristo, ovvero traducibile come tu sei sciocco e maligno. E poi Daphne dice però, ma sai, secondo me ma non sono così sicura che Silvia sia così ingenua come vuol far credere, perché mi è capitato di vederla vicina alla città, sempre Ferrara, che ovviamente la città era metaforicamente sempre Ferrara, l'ho vista nei pressi della città dove c'è l'acqua, un'isoletta, e l'ho vista che si specchiava nell'acqua, si rimirava, si metteva i fiori nei capelli. Poi quando ha visto che io la stavo guardando si è vergognata e si è alzata, insomma ha smesso, però quando poi io mi sono voltata lei si è rimessa di nuovo a guardarsi per vedere se era tutto a posto. E quindi, no, ma allora vuol dire che Silvia in realtà non vuole rimanere vergine, lei in realtà vuole piacere. Non lo so, mi domando se un'ancella di Diana non possa tenersi curata e mettersi fiori nei capelli, però va bene, c'è vista un po' di malizia qui dentro, insomma. E alla malizia che Daphne vede nel fatto che Silvia si stesse aggiustando i capelli e mettendoci i fiori, fa eco Tirsi che anche lui ci vede malizia. E dice, vedi che avevo ragione, cioè nel senso avevo ragione che Silvia non è così ingenua. E poi Daphne dice una cosa che, citando è questa, ma pur odo dire che non erano pria le pastorelle né le ninfe si accorte, né io tale fui in mia fanciullezza, il mondo invecchia e invecchiando intristisce. È incredibile di quanto moderna sia questa narrazione e di quanto
quanto purtroppo ancora contemporanei siano molti pensieri che fanno questi personaggi, perché che cosa sta dicendo Daphne? Daphne in sostanza dice, ma prima non era così. Quando io ero giovane, noi non eravamo così. Le pastorelle non erano mica così accorte, così furbe, così sgamate. No, no, noi no, noi no. Il mondo invecchia e invecchiando intristisce, cioè più si va avanti e peggio diventa. Queste sono parole di Daphne nel 500. E poi Tirsi dice, ma sai, e anche questo è incredibile quanto moderno sia questo tipo di ragionamento, moderno nel senso quanto lo si sente ancora. E infatti Tirsi le risponde, ma sai, ma prima le pastorelle, le ninfe, i pastori rimanevano distaccati dalla città, mentre adesso i cittadini e le cittadine si mischiano con le nostre ninfe, con i nostri pastori e quindi si scambiano i costumi e quindi anche insomma perdiamo un po' l'innocenza che c'era perché c'è questa città che con la gente con altri usi, altri costumi. E insomma, sì, a posto. 1500. E a proposito di discorsi che purtroppo si sentono fare ancora oggi, compreso a volte quello del satiro, qui arriviamo a un'altra perla lanciata da Daphne, la quale dice, ma sì, perché poi stanno ancora parlando di Aminta e quindi Daphne dice, ma Silvia è ritrosa. E Tirsi le risponde, beh però sai, Aminta è molto rispettoso e Daphne qui spara la perla. Perché se ne esce dicendo, allora, spacciato, perché un amante rispettoso cioè, è finito che cambi mestiere, perché tu non lo sai come sono fatte le donne, se dicono di no vuol dire di sì, se dicono che non ti vogliono è perché vogliono essere inseguite e tu devi insistere, ma giuro, dice questo, ma tu devi insistere, ma devi obbligarle, se necessario devi rapirle perché vedrai che poi gli piace. No, no, non funziona così, non funziona così. E infatti, guarda caso, il satiro nella storia è il cattivo. Daphne sarebbe l'amica saggia, però secondo me non ne esce benissimo. E Aminta invece in realtà è molto rispettoso nei comportamenti, quindi no, non funziona così. Se una persona dice no è no, una persona non vuole essere rapita in alcun modo. E secondo me lo sa anche Daphne, perché a un certo punto, alla fine, dopo aver detto tutto questo, dice a Tirsi, e soprattutto non porlo in rime, cioè quello che io ti dico in confidenza, perché l'ha detto un verso prima, non ridire ciò che io dico e soprattutto non metterlo in rima. Tu sai, sì, io saprei renderti poi per versi altro che versi, cioè non ridire quello che io sto dicendo, perché sennò te la faccio pagare. Sì, Daphne, ma allora lo sai che stai dicendo cretinate? Allora lo sai, non le dire, non le dire. Al che Tirsi le dice no, tranquilla, non dico niente. Però torniamo al discorso importante, Aminta, cioè, ma lo sai che questo vuole uccidersi? Dammi una mano. Al che Tirsi poi le dice, ascolta, lo vedi cosa vuol fare questo giovinetto? Ti ricordi quando anche tu eri giovane? Dammi una mano, no? Lo puoi capire. E lei si offende perché tu mi ricordi, cioè mi stai dicendo che sono vecchia perché mi dici quando ero giovane. Va bene. Beh, insomma, questi cominciano a parlare un po' per capire un po' che cosa devono fare, al che a un certo punto Daphne dice a Tirsi, senti, io sono d'accordo con Silvia che ci dobbiamo trovare al fonte dove lei di solito va a lavarsi, sai, quello vicino al platano, che poi è il fonte di Diana, praticamente, dove le ancelle vanno sempre a immergersi. E lei dice, sono certa che Silvia si tufferà nuda, al che giustamente Tirsi le dice, e quindi? Ma giustamente, e quindi? E Daphne le risponde, perché Tirsi in versi risponde, ma che però? Cioè, letteralmente, ma quindi? E Daphne, ma che però? Da poco intenditor, cioè della serie sei proprio scemo. Perché l'idea di Daphne
e glielo spiega a Tirsi, glielo fa intendere, è che Aminta dovrebbe arrivare, trovando Silvia nuda, potrebbe possederla. Al che pure Tirsi ci rimane un po', perché giustamente le dice: ma guarda, Aminta non farebbe mai una roba del genere, direi. E allora Daphne si picca un po' e dice: vabbè, allora che rimanga lì, insomma, e che aspetti che sia Silvia. E al che Tirsi gli risponde: sì, farà così. E dopo di questo scambio di battute segue un lungo dialogo dove Daphne comincia a tirare un pippone a Tirsi. Perché Tirsi ha 29 anni, cioè la stessa età del Tasso quando scrisse la Minta, perché Tirsi è il Tasso. Apro parentesi, qualcuno dice che il Tasso è sia Tirsi che Aminta, qualcun altro dice che il Tasso è solo Tirsi. Evidentemente comunque il Tasso è Tirsi, quindi Tirsi ha la stessa età del Tasso quando ha scritto questo dramma pastorale, cioè 29 anni. Allora Daphne comincia a tirargli il pippone e in sostanza comincia a dirgli: ma tu perché sei da solo, perché non sei innamorato, ma devi trovarti una donna, ma la vita senza amore non va bene, insomma tutto così. È molto lungo questo dialogo con lui che continua, come dire, a tentare di tenerla a distanza, giustificandosi in un certo senso, dicendo: ma io sono stato innamorato. Lo sappiamo che il Tasso era stato innamorato di Lucrezia, quindi di liquori, va bene, comunque il Tirsi di liquori, quindi insomma dice: ma io sono già stato innamorato, però ho sofferto troppo, preferisco evitare, sai, io mi diverto un po' così, prendo dell'amore le parti più divertenti e basta. E Daphne insiste perché lei non ci può fare gli affari suoi, quindi no, ma tu devi. E a un certo punto le sale l'acido, perché siccome lui continua a dire che non vuole, lei a un certo punto prima gli dice: sarai costretto ad amare anche se non lo vorrai, quindi gli mena Gramo, e poi fanno tutto un discorso sul fuggire o non fuggire all'amore. Fino a quando lei, acidissima, gli dice: se tu a un certo punto arriverai a morire per amore, non mi chiamare perché io non verrò, insomma. E probabilmente alla fine di tutto questo Tirsi si rompe un pochino perché ricomincia a prenderla in giro, no? E fino a quando arriva a dire: allora infine a tutto questo facciamo così, io amo te, tu ami me, ci mettiamo insieme e basta. E Daphne ovviamente rimane il tipo: perché no? E allora lui: vedi che rifiuti il mio amore, sei come tutte, allora io vivo senza amore. Quindi lui giustamente a un certo punto comincia a punzecchiarla, perché sinceramente questo personaggio non si fa mai gli affari propri, e lei deve mettere tutti in coppia, lei è fissata con questa cosa, e quindi chiunque non è in coppia lei deve cercare qualcuno lei deve fare le coppie, e quindi tant'è. Poi vabbè, nel discorso Tirsi fa anche un elogio molto metaforico alla corte di Ferrara, al duca Alfonso II, eccetera, ma la scena seconda si chiude con Tirsi che dice: senti, tu vai alla fonte, cerca di intenerire Silvia, io ci porto Aminta e vediamo cosa riusciamo a fare. Ma Daphne non molla perché io vado, ma il proposito nostro altro intendeva, perché lei adesso si è fissata anche con Tirsi. E allora Tirsi: se ben ravviso di lontan la faccia, Aminta è quel che di la spunta, ed esso, ma guarda che arriva Aminta, devo andare. E Tirsi se ne sviscida via, giustamente. E qui si chiude la seconda scena e si apre la terza, che è il dialogo tra Aminta e Tirsi. Quindi Daphne e Tirsi stavano parlando, arriva Aminta, Tirsi: sì, è arrivato Aminta, devo andare. E poi ci sono Tirsi e Aminta che parlano, e in realtà qui vediamo i pensieri di Aminta poco prima di incontrare Tirsi, probabilmente quando lo vede, infatti dice: ecco, c'è Tirsi, cioè lo vedo, vediamo un po' cosa è riuscito a fare. Se non ha fatto nulla, io voglio uccidermi davanti agli occhi di Silvia.
perché visto che a lei piace la mia ferita d'amore, gli piacerà vedere la ferita, quella di morte, nel mio petto. Sì, Aminta ovviamente è un po' teatrale, però insomma lui è un giovanetto disperato, quindi vediamo un po' cosa è riuscito a fare Tirsi. E Aminta e Tirsi si incontrano e Aminta gli dice allora, che notizie mi porti? Cos'hai da dirmi? E Tirsi attacca. Buone notizie, però dovrai essere coraggioso. Davvero? Sì, sì, no, va bene, dice Aminta. Che tipo di coraggio, no? Gli chiede. E Tirsi comincia e gli dice, se la tua amata fosse in un bosco minacciata dalle tigri e dai leoni, tu ci andresti? Oh, sì, certo. E se fosse minacciata dai ladri e con armi, tu ci andresti? Sì, certo. E ancora di più coraggioso devi essere. E Aminta dice, guarda, attraverso i torrenti vanno anche all'inferno, dimmi cosa devo fare, lo faccio, io faccio tutto per Silvia. E Tirsi gli dice, bene, Silvia ti aspetta alla fonte nuda, da sola, ci vai? Al che Aminta lo guarda e in sostanza gli dice, cioè sei serio? Sì, perché Aminta giustamente dice, scusa, ma sei serio? Ma davvero fai? E Tirsi tutto convinto, perché evidentemente i discorsi di Daphne qualche effetto l'hanno avuto. Tirsi tutto convinto le dice: Sì, sì, no, tu vai lì, vedrai, lei è da sola. Al massimo c'è Daphne, ma Daphne è dalla nostra parte. Quindi lì e Silvia è da sola. Al che Aminta gli dice: Sì, d'accordo, Silvia è da sola. Vabbè, può esserci Daphne, ma Silvia è da sola, Silvia è nuda. Ma scusa, ma così per me è pure peggio. Scusa, io sono innamorato di questa ragazza. Lei non mi ama, cioè tu mi porti lì dove lei è nuda, è bellissima, ma scusa, ma non mi fai più male che bene, sinceramente. E qui Tirsi gli dice, beh no, ma tu vai lì e te la prendi con la forza. Quindi sì, Tirsi effettivamente propone ad Aminta di violentare Silvia. Al che Aminta reagisce come l'unica persona normale qui dentro, perché Aminta risponde: tolga Dio che mai faccia cosa che le dispiaccia, cioè ma mai per Dio che io possa farle del male. Cosa io non feci mai che che le spiacesse, fuor che d'amarla, io non ho mai fatto niente per farle del male, io l'ho sempre solo amata. E questo a me fu forza di sua bellezza e non mia colpa. Lei, cioè, e questo è per me la mia forza e la sua bellezza, di certo non vado a macchiarmi di una colpa. Non sarà dunque ver che quanto io posso non cerchi di compiacerla. Io non farò niente che possa farle del male, io voglio solo fare cose che possano farle del bene, che possano farle piacere. Aminta è l'unica persona normale qui dentro. E qui allora Tirsi mette in atto una sorta di psicologia inversa per cercare di far fare ad Aminta quello che lui giustamente non vuole fare. E in pratica Tirsi gli fa un discorso quasi folle, perché comincia a dirgli: tu dici che non faresti niente che dispiace a Silvia, però la stai amando, giusto? Sì. Però lei non vuole che tu la ami, quindi tu stai facendo una cosa che a lei in realtà dispiace, però la fai lo stesso. Perché di battuta in battuta effettivamente Aminta non sa cosa rispondere, ma sinceramente non sa cosa rispondere perché non ha senso questo discorso. E alla fine Tirsi se lo lavora questo ragazzino, questo giovane ragazzo. E arriva a dire una cosa bruttissima, perché Tirsi in sostanza le dice, se cioè, tu la forzi, che poi non è un forzare, cioè tu la stai amando, quindi è una forzatura. No, cioè lui la ama, lei non lo corrisponde, ma lui non le sta facendo del male. Ma Tirsi fa questo discorso contorto fino ad arrivare a dirgli: ma quindi perché non la prendi con la forza, Silvia? Sicuramente prima lei sarà, come dire, addolorata, ma poi certamente le piacerà. Era terribile questa cosa da dire. No, ma a quale persona piace che le si faccia violenza in qualunque modo? E infatti giustamente Aminta, che continua a essere l'unica persona normale qua dentro, gli risponde, cioè, guarda, lascio parlare amore per me, tu sei scaltro, ma io parlo d'amore, io questa cosa non la faccio.
adesso io vado, ma certo non vado alla fonte a far del male a Silvia, io adesso vado a uccidermi, perché Aminta ha quest'idea che lui basta, non vuole più vivere perché non ha il suo amore, quindi lui non vuole più vivere. E quindi dice no, no, io basta, io me ne vado e basta, adesso vado a fare quello che voglio fare. E qui arriva un punto dove, giuro, si parla espressamente di consenso e viene addirittura utilizzata questa parola. Infatti Tirsi dice: se il consenso espresso cerchi di lei, non vedi che tu cerchi quel che più le dispiace. Perché Tirsi, io non lo so, adesso non so se nel racconto sia un personaggio così o se sia stato Daphne a convincerlo, perché all'inizio, effettivamente, quando Daphne gli ha proposto questa cosa, Tirsi un attimo ci è rimasto. Comunque diciamo che le parole di Daphne hanno avuto effetto evidentemente. Quindi Tirsi sta cercando di convincere Aminta a prendere Silvia con la forza, perché tu te la prendi e vedrai che poi a lei piace, va bene così, perché lei in realtà ti dice di no, ma in realtà vuol dire sì, la solita, purtroppo la solita storia, che questo era il 500, ma lo sentiamo ancora oggi. E ed è interessante che dopo che Tirsi dice queste cose ad Aminta dicendo ma tu cerchi il consenso di lei, ma lei non te lo darà mai perché lei vuole essere rincorsa, lei vuole essere presa con la forza. Giustamente Aminta gli risponde: e chi m'accerta che il suo desir sia tale? Cioè, ma come fai tu a dirmi che veramente lei voglia questo? Ma giustamente perché, di nuovo, a quale persona piace che gli si faccia violenza in qualche modo? A quale persona piace che gli si faccia del male? Quindi giustamente Aminta gli dice: scusa, ma te da dove l'hai tirata fuori questa certezza che lei voglia veramente questa cosa? E allora Tirsi si arrabbia. Oh mentecatto, tu chiedi quella certezza, eccetera, eccetera. Insomma, Tirsi si arrabbia e in sostanza gli dice: vabbè, senti Aminta, vuoi fare, non vuoi fare questa cosa? E allora arrangiati. Al che Aminta a questo punto si trova un attimo a disagio perché comunque parliamo effettivamente di un ragazzo molto giovane. Lui diceva di essersi innamorato di Silvia 3 anni prima, quando non arrivava a prendere le mele dai rami, pertanto era piccolino. Quindi parliamo di un ragazzo veramente giovane che non si farà convincere a fare niente di male, perché Aminta è molto più centrato di tutti gli altri e non per niente è il protagonista dell'eroe della storia, è quello buono, è quello giusto. Però chiaramente in questo momento si sente un attimo a disagio verso l'amico più grande e quindi gli dice no vabbè aspetta, al che Tirsi tutto piccato gli risponde che aspetta, non sai bene che il tempo fugge e Aminta che insomma non sa più cosa dirgli, gli dice vabbè senti va bene dai andiamo al fonte. Però parliamone un attimo, facciamo così, ne parliamo mentre andiamo là, perché Aminta non vuole fare e non farà niente di male. E ne parliamo mentre andiamo là. E quindi i due si incamminano verso il fonte dove Silvia e le altre ancelle di Diana usano andarsi a lavare. E qui si chiude il secondo atto con un coro che in sostanza fa un elogio ad Amore, Amore come maestro di se stesso. L'atto terzo si apre nella scena prima con Tirsi che è tutto preoccupato perché non trova più Aminta e quindi si aggira dicendo non trovo Aminta, sicuramente si è ucciso, l'aveva detto e non lo trovo più adesso è Silvia crudele, perché sta povera Silvia non fa niente perché non è nemmeno ancora entrata praticamente nell'azione, ma è sempre colpa sua. E Silvia crudele, non trovo più Aminta, eccetera, e poi vede un gruppo di pastori che poi è impersonato dal coro a livello teatrale, quindi vede un gruppo di pastori e dice adesso vado a loro a chiedere, no? Se hanno visto Aminta, quindi si avvicina a questi pastori e gli dice appunto scusate avete visto Aminta? E loro gli dicono no, ma l'avevamo visto tempo fa, poi se n'era andato, però niente, ma perché c'è un problema? E Tirsi tutto preoccupato dice sì ho paura che si sia ucciso, addirittura, ma come mai? E allora Tirsi gli dice perché ama troppo una ninfa, però è odiato da lei. Vabbè, qui usano la parola odiato, diciamo odiato solo nel senso che
non è che Silvia lo odia, cioè non è che vuole il male suo, semplicemente non lo vuole. Quindi, e allora il coro gli dice, no, cioè i pastori, il gruppo di persone gli dice no, ma allora, ma come mai? Racconta, ma cos'è successo? E qui Tirsi dice, è colpa mia, sono stato io che ho obbligato Aminta ad andare al fonte, non dovevo farlo, adesso Aminta si è ucciso. E allora i pastori dicono, no, dai, adesso ci devi dire che cosa è successo. E Tirsi quindi comincia a raccontare e dice, quando siamo arrivati nei pressi del fonte, io e Aminta, abbiamo sentito una voce femminile che si lamentava e che chiedeva aiuto. Ed era Daphne. Daphne che ci veniva incontro gridando aiuto e dicendo che Silvia era stata violentata. Quando ha sentito così, Aminta è partito a corsa per andare lì e vedere cos'era successo. E io gli sono corso dietro. E quando siamo arrivati abbiamo visto Silvia nuda, legata a un albero, con le mani legate dietro al tronco, e lei era legata dai suoi stessi capelli, perché le ninfe hanno questi capelli lunghissimi, bellissimi, d'oro, eccetera, e quindi Silvia era stata legata al tronco dell'albero con i suoi stessi capelli, e davanti a lei c'era un satiro che stava finendo il lavoro, cioè stava finendo di legarla, perché poi voleva fare quello che aveva in mente di fare, che per fortuna non era ancora riuscito a fare. E questo è il famoso satiro che si faceva tutti quei film mentali malati. E quindi quando abbiamo visto così, Aminta ha preso una freccia e si è avventato sul satiro e io ho cominciato a raccogliere pietre e a tirarle sul satiro, fino a quando questo è scappato. Va bene, io spero che in tutto questo Tirsi e Daphne si siano resi conto di che razza di idea avevano proposto, perché loro avevano proposto che Aminta facesse questa cosa. Quindi, a quanto pare, arrivati a questo punto, forse si sono resi conto, forse. E a questo punto i pastori che stanno ascoltando il racconto di Tirsi gli dicono: ah, e allora cos'è successo? E Tirsi dice, lei cercava di coprirsi, sempre per questo pudore, cercava per quanto possibile di coprirsi il corpo, di coprirsi il petto, e Aminta era lì che cercava di scioglierle i capelli, e non appena Silvia ha avuto le mani libere ha detto ad Aminta, va bene, basta, a posto così, i piedi me li libero io, grazie, ma non toccarmi oltre perché io comunque appartengo a Diana, quindi guarda, mi libero io, e poi lei si è liberata i piedi ed è scappata. E i pastori gli dicono, ah, che ninfa ingrata, anche i pastori tutti dritti non sono, e Aminta dice, e Tirsi dice, Aminta era talmente rispettoso che siccome Silvia era nuda e lui sa che lei non vuole concedersi a nessuno, cercava di non guardarla, la liberava facendo in modo di toccarla il meno possibile, cercava di non guardarla e appunto poi lei si è liberata i piedi ed è fuggita. E i pastori dicono, ah, ma perché è fuggita? Vabbè, va bene. E Tirsi risponde, sicuramente perché voleva attribuire a se stessa la sua salvezza e non ad Aminta. Qualcuno prende a ceffoni Tirsi. E qui i pastori tutti, ah, che ninfa ingrata, che ninfa crudele, perché che ninfa spaventata non l'ha mai messo in conto nessuno, evidentemente. Va bene, allora poi appunto cos'è successo? E Tirsi dice, non lo so, perché quando Silvia è scappata io ho provato a correrle dietro, non sono riuscito a raggiungerla, ma quando sono tornato indietro Aminta non c'era più, sicuramente è andato a uccidersi, perché lui l'aveva detto, continuava a dirlo, sicuramente è successa una disgrazia. Al che i pastori gli dicono, ma no, ma dai, figurati, guarda che spesso gli innamorati minacciano di uccidersi, ma poi non lo fanno. E Tirsi dice, speriamo che Aminta sia tra quelli che non lo fanno. Ma no, vedrai. E alla fine Tirsi dice, senti, facciamo così, io vado da Elpino, vado a casa di Elpino, il saggio Elpino, perché è probabile che se Aminta è vivo è lì da lui, perché altre volte per consolarsi dalle sue pene d'amore è andato proprio ad ascoltare i canti, cioè sottinteso le poesie di Elpino. Si chiude la prima scena e si apre la seconda e troviamo Aminta che parla con Daphne. E Aminta che dice a Daphne, guarda,
Grazie ma no grazie, perché veniamo a capire da quello che dice Aminta che Daphne è riuscita a fermare Aminta dal togliersi la vita, in pratica l'ha salvato. Però Aminta le dice grazie ma no grazie perché insomma non è che mi hai fatto un favore, perché poi io amo Silvia, lei non mi corrisponde, poi adesso che l'ho vista in tutta la sua bellezza io so che non l'avrò mai, insomma Aminta è veramente disperato. E Daphne gli dice: Ma guarda, non disperarti, Aminta, io conosco Silvia e so che lei è fuggita per vergogna e non per odio verso di te. Oh, Daphne, una cosa sensata l'ha detta, finalmente, finalmente, meno male. Se non fosse che in quel momento arriva Nerina, una ninfa. Nerina, infatti, è un'altra ninfa che fa parte delle ancelle di Diana e si avvicina lamentandosi. E Aminta e Daphne, che stanno parlando, sentono questa voce, vedono Nerina e cominciano a dirsi: Ma è una ninfa? Ma come mai? Ma cosa è successo? E Nerina si avvicina lamentandosi: Oimè, ahimè, devo essere una messaggera terribile, eccetera. E a un certo punto dice: Montano, cioè il padre di Silvia, Montano non è più padre, non è più padre. E poi dice: Oh Silvia, che destino crudele, al che in quel momento Aminta si ghiaccia e dice: Ho sentito il nome di Silvia, visto come si sta comportando questa ninfa, io già temo di sentire il resto. E infatti la ninfa Nerina si avvicina e Daphne comincia a chiedere come mai, cosa è successo, cosa dici? E Nerina dice: Io porto cattive notizie, io porto una cattiva sorte, trovate i resti di Silvia. E al che Aminta ci rimane, dice: Cioè Silvia non è più viva? E anche Daphne dice: Come parla? Di cosa stai dicendo? Parla. E Nerina allora comincia a raccontare e dice: Io ero a casa quando arrivò a casa mia Silvia ed era nuda. Le chiesi come mai e lei mi raccontò. Silvia è scappata dalla violenza del satiro, quindi era nuda, la Minta l'ha liberata, lei ha finito di liberarsi, poi è scappata via ed è andata a casa dell'amica ninfa a chiedere conforto, a chiedere aiuto. E quindi insomma le ho chiesto come mai e lei mi ha raccontato. E dopo mi ha pregato di andare con lei, quindi Silvia ha pregato Nerina di accompagnarla alla caccia ordinata da Diana. Probabilmente Silvia era ancora spaventata e quindi chiede all'amica: Vieni con me che devo andare alla caccia che mi è stata ordinata da Diana. E quindi Nerina dice: Io le ho detto di sì e quindi siamo andate nel bosco. Eravamo lì, c'erano anche altre ninfe di noi, quando a un certo punto è comparso un gigantesco lupo, un lupo enorme dice, con le fauci sanguinolente. E allora in quel momento Silvia ha incoccato una freccia e ha tirato al lupo e lo ha preso in piena testa. Però il lupo ha solo arretrato e poi è scappato nel bosco. E a quel punto Silvia lo ha seguito. E io, dice Nerina, io ho seguito Silvia, anch'io ho incoccato una freccia e sono andata dietro a Silvia che stava dietro al lupo. Solo che a un certo punto l'ho persa, non l'ho vista più. E allora mi sono messa a cercare in giro per il bosco, fino a quando sono arrivata in un posto dove ho visto a terra la freccia di Silvia e poco lontano il velo che io ho dato a Silvia perché lei si coprisse. E lei è arrivata da me nuda, io le ho dato un velo per coprirsi. E l'ho visto a terra, ho visto la freccia, ho visto il velo. E poco dopo ho visto 7 lupi, dice Nerina, che leccavano del sangue per terra e c'erano tutte le ossa spolpate. Erano intenti a mangiare, non mi hanno vista e allora io, quando ho visto questo gruppo di lupi, sono tornata indietro e sono ritornata al punto dove c'era il gruppo di ninfe. Io non vi so dire altro di Silvia. E a quel momento chiaramente Aminta capisce la situazione e dice: Silvia è morta, e cade svenuto.
A quel punto Nerina e Daphne sono attorno ad Aminta e si chiedono: ma è morto? E Nerina dice: no, no, respira, è vivo, è vivo. E infatti poco dopo Aminta rinviene. Solo che rinviene ovviamente stando malissimo e infatti si rivolge a Daphne e le dice: guarda, se mi lasciavi fare quello che volevo fare prima, almeno non avrei patito questo dolore. Ma adesso, no, no, adesso basta, io me ne vado, io me ne vado. E poi Aminta chiede a Nerina: mi dai il velo di Silvia? Perché io così lo voglio tenere con me in questo breve tempo che mi rimane prima di terminare la mia vita. E Nerina in quel momento si trova un attimo spaesata perché dice: io per pietà te lo darei il velo, ma siccome so il perché me lo stai chiedendo, ovvero per tenerlo con lui un poco e poi uccidersi trattenendo con sé il velo, Nerina dice: io no, io non te lo do perché io so il perché tu me lo stai chiedendo. E Aminta di questa cosa ci rimane malissimo, dice: ecco, mi viene negato tutto, mi viene negato anche questo, vabbè, non importa, tieniti il velo, io vado per non tornare, dice Aminta. E Daphne cerca di fermarlo, no? Aspetta, aspetta, ascolta, però Aminta corre via e le due ninfe non riescono a trattenerlo e l'atto si chiude con Nerina che dice: io devo proseguire il mio viaggio perché io devo andare da Montano, cioè dal padre di Silvia. E poi Nerina si chiede: forse è meglio che non ci vada e non gli dica niente. E l'atto terzo si chiude con un breve coro che invita a pensare all'amore piuttosto che alla morte. L'atto quarto, con la scena prima, si apre con Silvia che naturalmente è viva. È viva e lascia bella sorpresa Daphne che le dice: ma io ci credevo morta. Ah, sei viva, sei viva. E poi Daphne dice: una avrebbe dovuto star zitta e quell'altro doveva essere sordo. Silvia sul momento le dice: sì, sì, sai, ho rischiato ben di grosso, Nerina non aveva mica torto a credermi morta. E Daphne le dice: "Sì, forse non doveva dirlo, ma poi cos'è successo?" chiede Daphne. E allora Silvia parte a raccontare e dice: ma guarda, io stavo seguendo il lupo che si è addentrato nella foresta e io gli sono andata dietro, a un certo punto ho perso le tracce, stavo per tornare indietro quando l'ho visto. Ho visto un gruppo di lupi, in realtà, che stavano mangiando una preda che io non ho capito che cosa fosse, però uno di questi lupi era quello che io avevo colpito e l'ho riconosciuto perché aveva la mia freccia piantata in testa dietro l'orecchio. E anche lui ha riconosciuto me, perché quando io mi sono avvicinata, quel lupo mi ha guardata e ha cominciato a venirmi addosso. Allora io ho incoccato un'altra freccia e gliel'ho tirata, ma l'ho mancato. E quella lì, ovviamente, è quella freccia che Nerina ha visto per terra, la freccia di Silvia. Silvia infatti dice: io ho tirato, ma ho mancato il lupo. E a quel punto lui ha cominciato a rincorrermi. Io sono scappata e mentre scappavo il velo mi si è impigliato nei rami, mi ha anche frenata e mi è presa una paura tale che io ho strappato il velo, ho strappato anche dei capelli, ho lasciato di tutto e sono corsa velocissima fuori dalla foresta e sono riuscita a salvarmi. E questo ovviamente è il velo che ha trovato Nerina, che era per l'appunto il velo di Silvia. Al che a quel punto Silvia dice: e poi sono tornata qui e quando ti ho vista eri ben sorpresa di vedermi viva. E infatti Daphne le risponde: sì, perché tu sei viva, ma qualcun altro non lo è. E Silvia sul momento ci rimane un po' così, le dice: ma ti dispiace che io sia viva? Cioè, davvero non mi vuoi bene, mi odi, mi volevi morta? Al che Daphne le dice: no, no, per carità, sono contentissima che tu sia viva, però qualcun altro, mi spiace perché qualcun altro non è più vivo. E qui comincia un breve dialogo tra Silvia e Daphne, perché Silvia chiaramente dice: in che senso? Perché? Chi è? E viene fuori: beh, è Aminta. E Silvia dice: ma come no, è morto? Ma come è morto? E Daphne dice: ma non lo so in realtà, però sono quasi sicura che sia morto. E Silvia giustamente dice: scusa, ma perché? E Daphne le risponde: perché tu eri morta. E Silvia infatti in quel momento gli dice, la ferma e dice: aspetta, non ti sto capendo.
E a quel punto Daphne le spiega, lui ha sentito che tu eri morta perché Nerina è arrivata, ha detto che tu eri morta, sostanzialmente ha fatto un racconto tale per cui ci ha fatto credere che tu eri morta, lui ha capito che tu eri morta e questo lo ha convinto a uccidersi. E Silvia rimane un po' incredula, dice ma no, ma non credo proprio, dopotutto dai, pensavate che ero morta anch'io e poi come vedi sono viva, ma no, ma sono sicura che non è successo niente, sono sicura che Aminta è vivo. Ma Daphne le dice, sai Silvia, tu non ti rendi ancora conto di qual è il potere dell'amore, perché quando lui ti ha liberata, dopo che il satiro ti aveva legata e tu sei fuggita via, lui era così addolorato che ha provato a uccidersi trafiggendosi il petto con una freccia e l'ho fermato io. E poi, dopo che ha saputo della tua morte, è svenuto ed è corso via. E Silvia, sentendo questo, ci rimane e dice: Ma cosa mi stai dicendo? Cosa mi racconti? Cosa mi narri? Cosa mi racconti? Che mi dici? E Daphne dice: Sì, sì, è così, è fuggito via. Io sono sicura che adesso l'ha fatto, sono sicura che adesso si è ucciso. Ma ne sei sicura? Dice Silvia: Sì, sì, non ho dubbi. E allora. Silvia dice: Ma tu non l'hai seguito per fermarlo? Al che poi Daphne le risponderà: Sì, ci ho provato, ma ne correva troppo veloce, non sono riuscita. E Silvia dice: Andiamo a cercarlo, andiamo, cerchiamo, andiamo. E poi Silvia dice che poiché egli moria per mia morte, d'è per la mia vita mia restare in vita. Questi versi possono essere interpretati in due modi. Un modo è andiamolo, cerchiamolo perché, visto che voleva morire credendomi morta, ora deve restare in vita visto che io sono viva. E questo è il primo modo di interpretazione, ma il secondo è andiamo a cercarlo perché, siccome voleva morire credendomi morta, ora deve vivere perché io possa vivere, cioè Aminta adesso deve vivere perché io Silvia possa vivere, perché lei dice de per la vita mia restare in vita, de cioè deve per la vita mia restare in vita. Questa cosa può essere intesa in due modi, cioè siccome sono viva, allora cioè, voleva morire perché ero morto, io sono viva, lui deve vivere, oppure siccome voleva sacrificarsi per me, io adesso ho bisogno che lui sia vivo perché io possa restare in vita. E quindi Daphne le dice, sì, adesso andiamo a cercarlo, ma dove vuoi andare a cercarlo che non abbiamo tracce? E Silvia dice, dobbiamo trovarlo perché se non lo troviamo lui sarà l'omicida di se stesso, dice Silvia. Al che Daphne le dice, perché non ti sta bene che lui si uccida da solo? Vuoi essere tu a ucciderlo? Ma che problemi ha Daphne? Ma qui veramente gli unici due normali sono Aminta e Silvia. Che le dice, non ti consola che lui muore per te? No, no. Infatti Silvia le dice, ma cosa stai dicendo? Ma no, ma così mi sento solo in colpa. Infatti Silvia dice, io sono stata cattiva, crudele, no? Con lui, perché qui usano questi termini, la ninfa crudele, ma perché io volevo semplicemente essere onesta nei confronti di Diana. E in effetti è solo questo, cioè Silvia aveva fatto una scelta di vita dicendo io voto la mia vita a Diana e quindi io farò parte delle sue ancelle. Diana vuole le proprie ancelle vergini, vuole che le proprie ancelle siano votate solo a lei e alla caccia, non ci devono centrare gli uomini e quindi basta, Silvia aveva semplicemente fatto questa scelta e quindi le dice ma cosa stai dicendo? Io ho fatto una scelta di vita, non mi sono neanche resa conto di essere, diciamo, cattiva con lui, perché seguivo la mia scelta. E dice però adesso io mi sento in colpa per Aminta. E Daphne comincia a gongolare. Che cattiveria! Senti pietà, davvero, meno male, e ora piangi, e piangi per amore, Al che Silvia le dice, io non amo Aminta, però piango per pietà, perché io sento pietà, sento empatia per Aminta. Ma Daphne non demorde, infatti dice, ma la pietà
anticipa l'amore, perché nel cuore prima arriva la pietà e dopo arriva l'amore. Perché vedi Silvia, tu piangi troppo, questo è un pianto d'amore. E adesso non serve più a niente perché Aminta è morto, ecco, ti sta bene Silvia. Cioè qui Daphne tira fuori una cattiveria veramente. Adesso non serve più a niente, adesso è tardi. E poi è cattiva pure con Aminta, perché praticamente si rivolge ad Aminta fantasma e gli dice: ecco, guarda Aminta che adesso sei un fantasma, guarda Silvia che piange, adesso godi, trionfa, si vede che non eri destinato a essere amato in vita, però hai comprato l'amore con la tua vita, con la tua morte. Ammazza che cattiveria pure con il fantasma, mamma mia. E il coro è lì che sottolinea, sì sì, è vero, adesso qui è tardi, adesso è tutto inutile. E Silvia, poverina, che praticamente a momenti non ne sapeva niente di niente, questi hanno fatto tutto dietro le sue spalle quando lei si stava facendo tranquillamente la sua vita come ancella di Diana. E adesso, poverina, lei ovviamente ci sta malissimo e dice: vorrei poter comprare la sua vita con il mio amore o anche la sua vita con la mia vita. E noi sappiamo dal prologo che proprio in questo momento c'è amore lì pronto con il dardo che aspetta di colpire Silvia proprio nel momento in cui lei sente pietà, sente empatia per questa persona, e quindi noi sappiamo che c'è lì amore pronto con il dardo perché lui ce l'ha detto nel prologo. Si chiude la scena prima e si apre la scena seconda con un nunzio, cioè un messaggero, che arriva dicendo: ho il cuore pieno di pietà, di orrore, ovunque guardo vedo cose spaventose. Questo nunzio si lamenta e il coro, cioè il gruppo di persone, di pastori che lì vede questo che arriva in queste condizioni, si preoccupa e quindi dice: ma chi è questa persona? Come mai fa così? E il nunzio dice: io sono così perché devo portare una notizia terribile, devo portare la notizia della morte di Aminta. E in quel momento Silvia è lì che ascolta e ovviamente ci rimane gelata e lei dice: in che senso, cosa sta dicendo? E il nunzio dice: il povero fanciullo è morto, e di che morte, di che morte. E Silvia dice: io devo sentire, cioè so che questa cosa mi farà malissimo, ma io devo sentire, io devo. E poi si rivolge al nunzio e gli dice: raccontami, perché forse tu non lo sai, ma io sono proprio la persona che deve sentire. E in realtà il nunzio le dice: sì, ma io ho presente chi sei, perché quando lui si è ucciso ha chiamato il tuo nome. E infatti in questo momento il nunzio comincia a raccontare, il nunzio che è un pastore, e dice che io ero su un colle, ero lì a cacciare gli uccelli, quando ho visto passare Aminta. Era scuro in volto, era preoccupato, turbato, e io gli sono corso dietro, l'ho fermato e gli ho detto: ma cosa succede? E lui allora mi disse: vieni con me, però mi devi promettere che non mi fermerai. Io, dice il pastore, non avevo idea di quello che lui volesse fare, quindi sul momento gli ho detto: va bene. E quindi Aminta mi chiese di giurare, tirando in causa una serie di dei. E il pastore li cita. E io giurai, non avevo bene idea di cosa stesse succedendo. E poi Aminta si avvicinò a un precipizio e io ero vicino a lui. Quando mi sono avvicinato, ho guardato giù, ho rabbrividito, sono tornato indietro. Ma Aminta era sul ciglio del precipizio e mi ha detto: ecco, adesso tu guarda e dopo potrai raccontare alle ninfe e ai pastori quello che vedrai. E poi Aminta mi disse, dice il pastore: se potessi scegliere, vorrei essere divorato dai lupi, come i lupi hanno divorato Silvia. Ma siccome non posso scegliere, prendo una morte rapida. Silvia, vengo a raggiungerti e a farti compagnia. E detto questo, Aminta si è buttato nel precipizio. E il pastore dice: io sul momento sono rimasto impietrito e ho provato ad afferrarlo. E l'ho afferrato per la cintura di stoffa, che però non ha retto il
peso, il colpo, e quindi si è strappata. Aminta è caduto nel precipizio e a me è rimasta in mano questo pezzo di stoffa. E questo è quanto, dice il pastore, e la gente che è lì gli dice: ma cosa è successo? Ma quindi Aminta è morto, hai visto? E il pastore dice: guardate, io sinceramente ero talmente scioccato che non ho avuto il coraggio di guardare giù e vedere in che condizioni poteva essere, quindi sono venuto via e adesso sono qui. E Silvia, sentendo questo, è ovviamente disperata. Si sente in colpa, in più evidentemente adesso si è innamorata di Aminta, perché noi lo sappiamo, c'è amore lì dietro così col dardo, e quindi amore ormai ha colpito, perché lui l'aveva già in mente fin dal prologo di farlo, aspettava esattamente questo momento per stare lì con la freccia. Quindi Silvia in questo momento sta malissimo e dice: visto che la falsa notizia della mia morte lo ha spinto a morire, adesso sarebbe giusto che la vera notizia della morte di Aminta inducesse me a togliermi la vita. Quindi Silvia si sente in dovere di ripagare Aminta con la propria stessa vita. E infatti dice: se non lo farà il dolore, quindi se non sarà il dolore stesso a uccidermi, lo potrà fare un coltello, una freccia, oppure questa cintura di stoffa, cioè il pezzo di cintura che aveva in mano il pastore. E dice: era destino che io fossi compagna ad Aminta in vita, ma siccome non lo sono stata, adesso sarò la sua compagna in morte. Qui il coro finalmente dice una cosa sensata, perché gli dice: consolati Silvia, è opera del caso, non è colpa tua. Però ormai è tardi, sì, perché chiaramente Silvia si sente in colpa e sente di dover ripagare Aminta con la propria vita, e quindi dice: no, non piangete, io adesso il mio obiettivo è ritrovare Aminta, seppellirlo, e dopo io lo ripagherò con la mia vita, glielo devo, no? Perché lui si è ucciso per me, quindi io adesso, per giustizia, per onore e per amore, gli ridevo la stessa cosa. Daphne forse si ravvede un attimo, cerca di convincere Silvia: no, non ucciderti, ma Silvia ormai ha deciso. E il fatto che Silvia abbia deciso lo capiscono anche i pastori, lo capisce anche il coro di pastori, che dice: questa ninfa parla così e sembra essere davvero decisa. E infatti Silvia dice appunto che adesso il suo obiettivo è trovare i resti di Aminta, ricomporli e seppellirli, e dopo lei vuole togliersi la vita per ripagare il debito. E dice addio a tutti, quindi dice addio ai pastori, alle terre, ai monti, a tutto quanto, e si incammina alla ricerca dei resti di Aminta. E l'atto quarto si chiude con un coro che invoca amore a riunire quello che la morte separa. Ma l'atto quinto si apre con Elpino tutto contento, che annuncia una lieta novella e che dice: amore, porta per strade ignote, conduce l'uomo alla beatitudine quando pensa di essere sul fondo dei mali, perché amore agisce con leggi proprie che possono sembrare ingiuste, ma alla fine evidentemente finisce tutto bene. Infatti Elpino si avvicina parlando e a un certo punto dice: visto quello che è successo, anche a me, Lice, cioè anche a me, è concesso sperare che la mia bella Licori mi ricambi. E il coro, che è un po' stupito, cioè il coro, il gruppo della gente che è lì, è un po' stupito, che dice: ma quello che sta arrivando è Elpino, ma parla di Aminta, parla come se Aminta fosse vivo e felice. Ma non è che magari lui pensa che Aminta è fortunato perché ha trovato l'amore una volta che è morto? Cioè, che poca misericordia che ha amore. No, ma Elpino, ma chiami fortunata la morte di questo poveretto? Ma cioè, davvero vuoi fare la stessa fine? E Elpino che gli risponde: amici, state allegri. E gli dice: guardate, è falso quello che si sente, il rumor, cioè il pettegolezzo, quello che si dice è falso, Aminta è vivo. E il coro: davvero, che consolazione, ma allora non è precipitato nel burrone? E il Pino dice: sì, no, è precipitato, però gli è andata bene, gli è andata molto bene, invece della morte gli è arrivata la vita, e adesso sta tra le braccia della sua ninfa. E adesso io sto andando a trovare Montano, il padre di Silvia,
perché deve dare il consenso, cioè manca solo il consenso del padre per finalizzare l'unione dei due giovani. E il coro delle persone tutto contento, ah no, che roba, bello, racconta, ma cos'è successo? E allora il Pino racconta e dice, sapete, io ero nel mio antro, in fondo alla valle dove c'è la costa faunanza, e ero lì con Tirsi che stavamo parlando della donna che ha fatto innamorare entrambi, Licori, Lucrezia. E stavamo parlando quando a un certo punto abbiamo sentito un urlo provenire dall'alto. Abbiamo guardato su e abbiamo visto un uomo rovinare al suolo. E il punto è che quest'uomo è caduto sulla vegetazione. Infatti il Pino dice lì al fianco del colle c'era un fascio di rami sul quale quest'uomo è caduto, e questo fascio di rami sì, si è spaccato, però ha attutito, ha frenato la caduta, e poi questo ragazzo ha continuato a arrivare giù a rotoloni fino a quando ci è arrivato praticamente ai piedi. Quando ci è arrivato ai piedi, noi siamo rimasti un po' impietriti, perché non sapevamo se era vivo o se era morto. E era vivo, un po' stordito, un po' ammaccato, però di base stava bene. Ci ha messo un attimo a riprendersi, però stava bene. E dice, mandammo a chiamare il medico Alfesibeo, e probabilmente dietro questo personaggio si cela un medico della corte estense. E dice, noi eravamo lì, abbiamo fatto chiamare il medico, eravamo lì a tentare di farlo rinvenire, quando sono arrivate Daphne e Silvia che lo stavano cercando, e lo stavano cercando perché lo credevano morto. E quando Silvia l'ha visto, l'ha riconosciuto subito e si è gettata su di lui baciandolo e abbracciandolo. E il coro che dice, quindi adesso la ninfa non ha più vergogna, cioè non è più frenata dall'onore, dice. E il Pino dice, la vergogna può frenare l'amore debole, ma se l'amore è potente non c'è nessun freno. E quindi Silvia lo ha abbracciato, ha cominciato a piangere e le lacrime lo hanno fatto rinvenire. E quando lui è rinvenuto si sono baciati, e il coro tutto contento dice, ma quindi Aminta è fuori pericolo? E il Pino, sì, sta bene, graffiato, un po' ammaccato, però sta bene, non è importante quei lividi, quei graffi che ha, e anche lui non gli dà importanza. Adesso è felicissimo insieme all'amore della sua vita, e adesso statemi tutti bene che io devo andare da Montano, quindi devo andare dal padre di Silvia per chiedere il consenso definitivo per l'unione di questi due giovani. E il coro chiude l'atto quinto, e quindi chiude anche la favola pastorale, invocando che amore possa essere più pietoso e che possa dare non così tanti grandi tormenti agli innamorati prima di concedere loro la felicità. E questa era la favola pastorale Aminta di Torquato Tasso. E io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati con me fin qui. Conoscevate già l'Aminta? Cosa ne pensate? Vi è piaciuta? Fatemelo sapere lasciandomi un commento, e se questo video vi è piaciuto lasciatemi anche un mi piace. E se questo canale vi piace, se vi piacciono questi argomenti, se vi piace l'arte, la musica, la letteratura, iscrivetevi a questo canale e eventualmente attivate anche le notifiche in maniera da non perdere i prossimi video. Sono video che si possono tranquillamente ascoltare anche mentre fate altro, anche per tenervi compagnia e per integrare magari un pochino queste arti nella vostra vita. Quindi se vi piace iscrivetevi al canale. Io quindi vi ringrazio ancora, vi aspetto nei commenti, e intanto vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!